Benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi propongo oggi è questa fascia in lana molto calda, molto bella e anche con questo pizzico di eleganza che ho realizzato col punto basso in costa, che è questo pezzettino centrale. Dopodiché ho proseguito aumentando prima di tutto sia di qua che di là, ho proseguito con una parte alla volta. Prima ho lavorato un pezzo, poi ho tagliato il filo, ho ripreso qui dal centro, ho lavorato l'altro pezzo, dopodiché ho unito per comodità mia con l'uncinetto, così almeno se sono distratta o di fretta, come mi capita spesso, la cucitura la sento con le dita, quindi sono sicura di non sbagliare, di indossare la fascia dal diritto. Ora andiamo al materiale che ho usato. Ho avanzato del bravissimo Lurex dagli ultimi due progetti, quindi ne ho usato per fare quella fascia lì. Ce ne vuole 35-37 grammi, è veramente poco il peso. Dopodiché vi darò anche le misure, così almeno voi potete farvi un'idea. Penso che al massimo con 50 grammi ce la fate. Eh, Si trova sempre sul sito della Tessiland e io ho usato la rimanenza di un gomitolone che è di 500 grammi, composizione 97% acrilico, 3% poliestere, e la lunghezza del gomitolone è di 1500 metri. Non so se sul portale della Tessiland trovate anche eh, il gomitolo da 50 grammi, date un occhio, magari c'è, non lo so, vi direi una stupidaggine se dicessi o sì o no. Dopodiché vi servirà sicuramente una forbice, facoltativo un ago da lana per poter tirare dentro le codine o eventualmente fare la cucitura con l'ago, e un metro da sarta. Le misure di questa fascia sono: la semicirconferenza 27, quindi la circonferenza sarà di 54, 14 cm di altezza, che è la misura classica di una fascia, e il centro dovrebbe essere di 7 cm per 7, sì, più o meno 7 per 7. Inoltre avremo bisogno per lavorare avremo anche bisogno dell'uncinetto, mi sono dimenticata di dirlo prima, ho usato un uncinetto del 4,5. Quindi faccio il mio nodino iniziale con questo filato, questo uncinetto per raggiungere i 7 centimetri, mi basteranno 11 catenelle. Fatte le 11 catenelle, ne aggiungo una per girare. Per questo primo riga andremo ad usare la tecnica della catenella rovesciata. Cosa vuol dire? Vuol dire che al posto di lavorare con la catenella davanti, lavoreremo con la gobbetta che ha dietro la catenella, andremo a prendere quella. Allora, io ho già fatto quella per girare, salto la prima appunto, entro nella seconda, vado a prendere la costina che c'è dietro. Vedete, le catenelle sono, qui c'è la classica, dietro c'è questa gobbettina, noi andremo a lavorare nella gobbettina e andrò a fare una maglia bassa per ogni gobbettina che abbiamo a disposizione. Ci occorre un po' di pazienza, però si entra. Quindi andiamo a cercare la nostra gobbettina rovesciandola, appunto, catenella rovesciata. Entro praticamente qui. Il rovescio della catenella deve guardare in alto o verso di noi. Entro nella gobbetta che c'è dietro, nella costina che avanza, che fa da gobbetta dietro. Fatti i miei 11 punti bassi, faccio una catenella per girare
e vado a lavorare i punti bassi nella costa dietro, quindi la prima catenella non la contiamo come punto. Entriamo subito nel primo punto utile, non prendendo tutto il punto come faremmo di solito, ma bensì nella costina dietro. Fatto la riga numero 1, facciamo una catenella per girare che non conteremo come punti e andiamo a lavorare a punti bassi sempre nella costina dietro del punto, cioè non qui ma bensì guardandolo dall'alto. Prendiamo una costina sola ed è quella verso l'esterno, non quella verso di noi, quella dietro. E lavoro in questa maniera circa una decina di righe di andata e ritorno in tutto. Devo raggiungere più o meno i 7 centimetri ed ecco il mio quadratino pronto. Misura più o meno 7 centimetri. Sì, 6,5, 7. È elastico, quindi non è necessario essere troppo precisi. Ora vi faccio vedere come ho lavorato. Quindi noi siamo partiti dal centro, cioè questo corrisponde a questo. Per decidere come continuare ho dovuto fare dei calcoli, prendendo in considerazione che la mia circonferenza della testa è di 58 centimetri, al quale avrei dovuto sottrarre 4-5 centimetri. Alla fine, finita, ne sono venuti è venuta una misura di meno 4 centimetri, quindi un totale di 54. Io ho fatto questo conto, ho preso i 7 centimetri, li ho tolti dai 54 e il risultato mi dava 47. I 47 li ho divisi 23,5 da una parte e 23,5 dall'altra. Per ottenere 23,5, 23, poi vabbè, meglio un mezzo centimetro più stretta che non un centimetro più larga, perché se no si rischia che non aderisca bene alla testa. Per ottenere questa misura ho lavorato 20 righe di andata e ritorno di punto alto per parte. Quindi, detto questo, mi scuserete per il disegno, perché secondo me il mio professore di arte, se non c'è più, si starà rivoltando nella tomba, però vabbè. Siamo stati sempre due cose diverse, io e lui. Detto questo, andiamo avanti a finire la fascia. Quindi noi siamo in questa situazione. Andremo a lavorare 2 punti alti per ogni punto basso che abbiamo a disposizione. Quindi entriamo nel primo punto e lavoro il mio primo punto alto con 2 punti bassi, un punto basso sopra l'altro, e sarà il mio primo punto alto. Dopodiché entro nello stesso punto di base e lavoro 2 punti. Vado nel punto successivo, i punti adesso li prendiamo interi, non nella costa dietro, prendiamo tutto il punto intero. Quindi lavorerò 2 punti alti per ogni punto basso utile. Alla fine dovremo ottenere 22 punti. Che questi 22 punti con questo uncinetto, questo filato, corrispondono a circa 14 centimetri. Gli ultimi 2 punti
22. Dopodiché gireremo il nostro lavoro, quindi entro nel punto che ho subito dopo, punto basso, vado a prendere la costina più a sinistra del punto basso sottostante e lavoro un altro punto basso sopra, così avrò ottenuto il mio primo punto alto, che è un ottimo stratagemma per far sì che i bordi restino regolari, non abbiamo poi bisogno di rifinire. E adesso vado a lavorare un punto per ogni punto utile. Continuerò senza aumenti fino al raggiungimento di un totale di 20 righe. Ci vediamo quando ho realizzato le mie 20 righe. Ho fatto il mio 20° e ultimo giro e abbiamo i nostri 23 centimetri. Ora non dovrò fare altro che fare il nodino di sicurezza, tagliare il filo, girare il lavoro e ripartire dall'altra parte. Quindi faccio il mio nodino iniziale. Qui non dovremmo cercare i punti perché abbiamo usato la catenella rovesciata, quindi ce li abbiamo uguali alla parte, all'ultimo giro che abbiamo fatto. Quindi entriamo nel primo punto utile, facciamo quello che andrà a sostituire il nostro primo punto alto. Nel mio caso faccio un punto basso su un punto basso, entro nello stesso punto di base, nel frattempo mi tengo la codina iniziale parallela così la nascondo tra i punti e lavoro come l'altra parte, 2 punti per ogni punto utile, in modo che gli 11 punti diventino 22. Nel mio caso 11 punti, ok, diventano 22, nel vostro caso, qualora usaste un altro filato e un altro uncinetto, saranno numeri differenti. L'importante è che corrispondano ai centimetri. Quindi, una volta lavorata la nostra riga di aumenti, andremo poi a lavorare le restanti 19 righe per fare appunto il totale di 20 o per arrivare alla misura che vi serve. Dopodiché vedremo come chiudere la fascia. Ecco che ho finito anche l'altra parte. Ora non ci resterà altro da fare che chiudere la nostra fascia, e come faremo è semplicissimo, basterà piegare in 2 la fascia facendo in modo di avere i punti qui davanti. Potete decidere se chiudere col lago, chiuderla all'uncinetto e la modalità. Io la chiuderò all'uncinetto e a punto basso, quindi salgo con una catenella, prendo la prima parte del punto, prendo il punto della prima parte, prendo il punto intero della seconda parte e faccio un punto basso. Entro nel primo strato, poi nel secondo e faccio un punto basso. Praticamente lavoro 2 punti come se fossero un unico pannello. Entro di qua, entro di là e faccio un punto basso, entro qui, ops, prendendo il punto intero faccio un punto basso. Questo è il penultimo punto e questo è l'ultimo. Dopodiché faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo e la nostra fascia è finita. La giro dal diritto e voilà. Adesso andrò a nascondere le codine e ci vediamo quando ho finito. Ed ecco terminata la fascia, è veramente un accessorio carinissimo, sia in questa versione carta da zucchero che nella versione nera.
Questo tocco di lurex è veramente molto molto raffinato e tra l'altro è un accessorio che secondo me andrà molto bene per le future feste. Comunque un copricapo utile, però nello stesso tempo stiloso. E con oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo progetto lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video!